In questa lezione affrontiamo il tema della valutazione della formazione. È l'ultima lezione di questo modulo sulla formazione degli adulti, in particolare sulla formazione all'interno del progetto Farmin e appunto presenterò alcune riflessioni generali sul valore della formazione, sui modelli che ci sono di valutazione della formazione e dell'apprendimento e poi vi darò qualche strumento molto semplice che può essere applicato nel nostro caso. Innanzitutto qualche considerazione sull'obiettivo che ha la valutazione all'interno di un percorso formativo. Sicuramente la valutazione non va intesa come solo un atto finale, ma è un processo continuo all'interno di un processo formativo, di un'attività formativa che mette insieme e analizza in maniera anche critica tutte le informazioni che sono disponibili rispetto agli studenti, gli insegnanti, il programma formativo e anche il processo di apprendimento. Quindi capite bene che è un'attività che riguarda molti aspetti e che quindi va presa va considerata nel suo complesso per poter essere realizzata nella maniera più opportuna. Sicuramente il processo di valutazione aiuta a capire a identificare i problemi e le soluzioni più appropriate. Quindi il suo obiettivo non è tanto quello di esprimere un giudizio in sé sul processo formativo, sull'apprendimento degli studenti, sulla loro partecipazione, ma è quello di migliorare invece l'effettività, l'efficacia, scusatemi, della formazione e informare anche sulle decisioni che vengono prese nel programma formativo, quindi perché ci sono delle modifiche che vengono adottate all'interno di un percorso e la motivazione che spinge appunto a modificare magari i contenuti, ad aggiungerne altri, a modificare le modalità. Inoltre le informazioni che sono raccolte indicano se appunto il programma raggiunge i suoi obiettivi, cioè costruito bene per raggiungere i suoi obiettivi e se i metodi di insegnamento e gli approcci sono stati efficaci. Quindi è un'attività molto complessa perché considera tante dimensioni ed è complessa e importante anche perché ha tantissime finalità, non tanto quello appunto di esprimere un giudizio, di dare un voto come avviene a scuola ancora in parte, ma sicuramente molti altri obiettivi e valori che ne fanno una parte costitutiva del processo formativo. L'apprendimento negli adulti è un processo molto complesso, come abbiamo visto, e quindi anche la valutazione di questo apprendimento riveste un ruolo veramente importante, perché sappiamo che appunto gli adulti intraprendono un percorso di formazione quando sentono il bisogno, sono fortemente motivati ad apprendere, addirittura quando vogliono cambiare il proprio percorso professionale, quindi si trovano in un punto di svolta della propria carriera e della propria vita. Quindi è importante far capire agli adulti che il processo di valutazione può essere un processo molto importante per acquisire informazioni su se stessi e per migliorare il proprio percorso, oltre che chiaramente essere un processo importante per chi organizza la formazione che può appunto capire come migliorare il percorso che offre. Dobbiamo infatti tenere presente che comunque l'azione competente di un individuo è il prodotto di un insieme di dimensioni complesse, olistiche, che esprime l'abilità di riflettere sulla propria conoscenza e sul proprio know-how, di riconoscerli in modo da poter utilizzarli nella soluzione di problemi differenti in tutte le possibili soluzioni. Quindi questo percorso di valutazione può anche aiutare proprio a rendersi conto di quali sono le conoscenze che sono state acquisite e delle situazioni in cui possono essere utilizzate.
l'acquisizione e il mantenimento di abilità, di conoscenze in età adulta è in molti casi il risultato di sforzi personali sicuramente, ma anche della presenza di risorse che favoriscono questo apprendimento e il mantenimento di queste conoscenze, di un ambiente sociale istituzionale che costituiscono fattori che possono avere un peso anche determinante nella facilitazione dell'apprendimento stesso e dell'acquisizione di queste competenze. Quindi è importante anche aiutare le persone che sono in formazione a capire qual è il proprio ruolo, qual è l'investimento che è stato fatto, l'apprendimento che si è avuto, ma anche di collocarlo all'interno di un percorso più generale, quindi restituire nella valutazione agli adulti anche gli elementi di contesto. Nel caso degli adulti, ma io direi in generale, la valutazione è un processo che deve iniziare con una fase di ricognizione di che cosa già è stato acquisito a livello personale o sociale o istituzionale, sia in contesti formali che non formali o informali di formazione. È importante perché le persone in questo modo possono capire effettivamente cosa già sapevano o i temi, gli argomenti su cui avevano qualche magari rudimento di informazione, quelli su cui invece non avevano assolutamente informazioni e conoscenze, e quindi poi poter anche misurare da soli qual è stato il cambiamento. Inoltre, in un processo che è in continua evoluzione come quello dell'agricoltura sociale, iniziare la formazione delle condizioni iniziali permette anche la scelta dei processi di formazione che possono essere sviluppati e sottoposti e delle possibili evoluzioni che l'intero percorso formativo può avere anche nel futuro. Nel nostro caso, ad esempio, le persone sono state selezionate fra quanti sono interessati all'agricoltura sociale e lavorano già o in campo agricolo o nel campo dei servizi sociosanitari, quindi hanno già delle informazioni settoriali, possiamo dire, in molti casi conoscono già l'agricoltura sociale anche se non l'hanno approfondito, e quindi chiaramente questa base di conoscenza che poi verrà anche messa in comune nei momenti di incontro in presenza, permette sicuramente di fare una valutazione complessiva rispetto al punto di partenza delle persone che partecipano, ma sicuramente è anche un'opportunità per far riflettere ciascuno sulle conoscenze e il punto di partenza e poi su come questa conoscenza evolve lungo il percorso formativo. In questo contesto, quindi, la valutazione può essere considerata un'azione che non rimane isolata, che non è soltanto legata all'outcome di un possibile test finale, al risultato di un test finale, ma può essere considerata come una serie di azioni che per gli adulti rappresentano momenti di apprendimento, proprio perché la valutazione rientra fra le azioni di apprendimento. La difficoltà sta però nell'integrare e nel collegare le dimensioni cognitive e non cognitive, così come tener conto del contesto di riferimento dal punto di vista culturale e demografico. È chiaro che quindi quando un progettista programma anche l'attività di valutazione dell'intero percorso formativo, deve chiedersi se questa valutazione serve soltanto ai singoli partecipanti per capire appunto come è stata l'evoluzione del proprio percorso, o se può avere anche altre finalità, e anche capire che significato ha questa valutazione all'interno del contesto specifico in cui l'attività si svolge.
Ci sono diversi modelli di valutazione, io non vi farò una lezione tutta teorica, però credo che sia importante riflettere su questi modelli perché ci aiuta a capire che tipo di scelte possiamo fare dopo, no? Dal punto di vista anche operativo. Un modello di valutazione della formazione molto conosciuto è questo qui di Kirkpatrick, che si basa su 4 livelli di valutazione che consentono una copertura, diciamo così, molto estesa degli effetti della formazione. Un primo livello riguarda la reazione alla formazione, cioè la domanda che ci si pone è se gli utenti, i partecipanti alla formazione trovano quel corso, quell'attività interessante e se loro si sentono coinvolti. Può succedere che infatti le persone decidano di partecipare ad un'attività formativa perché ritengono che risponda alle proprie esigenze, perché trovino interessante l'argomento o anche i docenti che sono stati proposti e poi però una volta iniziato il percorso non siano soddisfatti, no? Non si sentano coinvolti effettivamente e non trovino un grande interesse nel seguire il corso. Quindi questa reazione all'attività formativa è il primo campanello di allarme, diciamo così, che ci dice se l'attività è stata organizzata bene, se gli obiettivi sono stati ben definiti e se le attività proposte sono adeguate al tipo di persona che partecipa alla formazione. Nel nostro caso un primo momento di reazione che ci può consentire di capire come si sentono i partecipanti può essere il momento in presenza oppure nel caso di una formazione organizzata tutta online ci possono essere dei feedback che ci arrivano ad esempio dalle reazioni scritte, nelle chat, nelle mail, se arrivano indicazioni dai partecipanti di necessità di ulteriori approfondimenti oppure dubbi su alcune lezioni, passaggi che non sono chiari, questo ci può, come dire, ci può mettere in evidenza alcune difficoltà, quindi questo tipo di valutazione può essere fatta in maniera così informale oppure ci possono essere dei test che possono essere costruiti per capire il giudizio, diciamo, la valutazione dei partecipanti rispetto all'interesse riscontrato per la formazione. Poi c'è invece un livello che riguarda l'apprendimento in senso stretto, cioè capire quali sono le conoscenze e le abilità che sono state sviluppate e questo si può fare attraverso diversi strumenti che possono essere dei test, delle prove pratiche, delle attività di progettazione oppure un periodo di lavoro direttamente in presenza può essere fatto in molte maniere diverse, probabilmente voi avrete sperimentato diverse modalità di valutazione sulla vostra pelle, no? Avendo partecipato sicuramente già ad altre attività formative. C'è poi un livello che riguarda il comportamento, perché in qualche modo la formazione, quando è efficace, contribuisce a modificare il comportamento e la performance di una persona, no? Sul suo posto di lavoro o anche più in generale nella vita. Quindi questo è un altro livello di valutazione che può essere fatto, così come quello del risultato del percorso formativo che si misura nell'impatto che ha la formazione sulle performance dei partecipanti. Come vedete i livelli sono molto diversi, è bene tenerli in considerazione tutti, anche se nel nostro caso, trattandosi di attività formative di una durata limitata e finalizzate soprattutto a intessere relazioni fra i soggetti, a creare networks, a creare anche partenariati e come dire, ad avviare percorsi di collaborazione attraverso i quali
le competenze sull'agricoltura sociale possono essere anche migliorate, non è necessario dotarsi di tanti strumenti specifici per fare una valutazione così complessa. Un altro modello molto conosciuto di valutazione della formazione è il modello di ROI ed è un modello basato sul return on investment, che è un qualcosa che poi troverete anche nella parte proprio di valutazione dell'attività di agricoltura sociale. In questo caso, parlando di formazione, gli elementi alle dimensioni già considerate in precedenza, si aggiunge un'altra parte. Allora troviamo di nuovo la valutazione della reazione, che quindi in qualche modo è il gradimento della formazione, diciamo così, il livello dell'apprendimento in senso stretto, il comportamento e poi invece di parlare di risultato, Phillips parla di impatto, cioè di come la formazione ha impattato sulle performance dell'azienda, nel caso dell'azienda o delle persone che hanno fatto formazione. E l'ultimo punto che è proprio aggiunto riguarda appunto il ritorno in termini di investimento, cioè se rispetto al passato è possibile valutare un cambiamento misurabile, un risultato misurabile prodotto dalla formazione, utilizzando anche un'analisi costi-benefici, cioè ho investito 10 euro a partecipante per quell'attività, banalmente perché la formazione costa molto di più, ma il risultato mi ha prodotto in termini di benefici molto più di 10 euro, oppure non mi ha prodotto niente. Quindi è un modo per monetizzare il valore della formazione e dell'apprendimento, che però permette di far capire quanto è importante investire in formazione, perché questa formazione, quando è fatta bene, produce dei cambiamenti importanti nelle performance dei professionisti che sono stati coinvolti. Ora, molto più semplicemente, parlando dell'attività di questo progetto, possiamo dire che l'attività di formazione e di valutazione sono strettamente legati come fase nel processo formativo. Lo sono dovunque, ma in questo caso appunto la valutazione serve molto alle persone coinvolte per capire se stanno acquisendo quelle capacità che si aspettavano di acquisire per poter svolgere meglio il loro lavoro, se hanno già fatto agricoltura sociale, oppure per poter avviare un'attività di agricoltura sociale. Quindi si tratta di una valutazione soprattutto di tipo formativo, cioè un processo di autovalutazione o di valutazione realizzata da qualcun altro, ma che ha la funzione proprio di aiutare le persone a capire se il loro percorso è utile, in che modo è utile, quali accorgimenti possono essere adottati per migliorare l'apprendimento, per riorientarlo verso gli obiettivi specifici di ciascuno. In questo caso sicuramente i work lab che sono previsti in questo percorso sono un'opportunità importante per verificare l'apprendimento, per verificare le conoscenze che sono state acquisite attraverso le lezioni, ma anche per approfondire sul campo i contenuti delle lezioni, perché i momenti che vengono organizzati nell'ambito di questo progetto in presenza sono svolti proprio in una realtà operativa e quindi costituiscono allo stesso tempo un momento di formazione e approfondimento, ma anche un'occasione di verifica, no? Per vedere se quello che ho ascoltato o visto nelle lezioni o letto nei materiali di formazione poi nella realtà è come lo avevo immaginato o se ci sono differenze. Inoltre il Work Lab permette anche di discutere insieme agli altri partecipanti e agli organizzatori dell'attività formativa sull'attività che è stata svolta e sul percorso di valutazione
e la discussione, la capacità di mettersi in gioco, di parlare con altri di elementi di contenuto ma anche di modalità di lavoro è sicuramente fondamentale per acquisire ancora più competenze rispetto a un determinato tema, soprattutto di acquisire una capacità critica, no? Rispetto agli argomenti che vengono affrontati e anche rispetto al proprio percorso formativo. C'è poi un aspetto della valutazione di cui dobbiamo tener conto, che è quello della certificazione, in qualche modo la parte formale della valutazione. No, succede in tutti i contesti di educazione e formazione formalizzata di arrivare al termine e dover sostenere un test oppure di dover fare un esame finale orale oppure scritto o di dover dimostrare con una prova pratica di saper fare delle cose. E questo è legato al fatto che molto spesso la formazione serve per avere una certificazione, quindi per dimostrare con un atto legale di avere delle competenze. Succede, non lo so, all'agronomo di dover fare l'esame per certificare di saper fare l'agronomo, ma succede anche all'elettricista, no, di dover dimostrare di avere un certificato di formazione che attesti la sua capacità di svolgere quel lavoro. Nel nostro caso non abbiamo una certificazione di un profilo professionale, perché questa è una formazione che serve per migliorare le competenze sul tema dell'agricoltura sociale e creare un gruppo di persone che potrà continuare ad incontrarsi per discutere e approfondire questo tema e, come dire, fungere da moltiplicatori, cioè riproporre questi argomenti, questi temi, anche ampliandoli o focalizzando su specifici aspetti anche ad altri soggetti, quindi contaminando un po' il proprio contesto locale con il tema dell'agricoltura sociale. Però è comunque importante, può essere comunque importante prevedere dei momenti di valutazione durante il percorso e anche alla fine per dare anche un senso di completezza e di chiusura al percorso formativo. Comunque nei momenti in cui si fa una valutazione di questo tipo si possono scegliere diverse modalità, io qui ne ho elencate soltanto alcune, come ad esempio i test con domande chiuse o aperte o altre formule ancora, oppure si può chiedere di scrivere un elaborato, un documento. Per esempio nel nostro caso si potrebbe invitare i partecipanti a progettare un'attività di agricoltura sociale e attraverso il progetto che viene realizzato dai singoli partecipanti o da gruppi di partecipanti noi possiamo capire se la formazione che abbiamo offerto è stata sufficiente o meno, se è stata efficace perché il progetto è ben costruito oppure ci sono degli elementi che non sono stati presi in considerazione. O ancora appunto la valutazione può consistere in attività sul campo e quindi possiamo immaginare di organizzare delle giornate finali del percorso di formazione in cui invitiamo i partecipanti a realizzare delle valutazioni e delle attività che possono essere valutate. Nei casi di valutazione per la certificazione della formazione che è avvenuta occorre chiaramente però prevedere la presenza di valutazioni che possano poi verificare il risultato dei test. Qualche elemento soltanto sulla costruzione dei test, che può essere forse la cosa più semplice da fare, anche se poi va fatta con molta attenzione. Le altre modalità rimando ad ulteriori approfondimenti perché andiamo proprio molto nello specifico, però qualche indicazione su come costruire un test può essere utile perché può essere importante appunto darsi questo strumento come chiusura dell'attività. Allora, qui suggerisco alcuni semplici passaggi, poi potete sempre approfondire
con ulteriori materiali. Per fare un test chiaramente dobbiamo capire quali sono i contenuti principali in relazione agli obiettivi della formazione, quindi la parte della valutazione va progettata insieme a tutto il percorso formativo e abbiamo gli obiettivi, c'è tutto un percorso, ci sono dei risultati che ci aspettiamo che sono collegati a quegli obiettivi e quindi abbiamo anche una valutazione che ci permette di capire se quei risultati che noi avevamo preventivato effettivamente sono stati raggiunti. Occorre però selezionare un numero appropriato di questioni da mettere nel test perché non possiamo né fare 2 domande né farne 200, occorre avere un numero adeguato in modo che il test possa durare 15-20 minuti ma non di più, anzi meglio di meno, e poi scegliere il tipo di questioni, ad esempio le domande chiuse o chiuse vuol dire con 3 o 4 risposte tra cui scegliere, inserendo una sola risposta corretta, delle domande con risposta aperta in cui quindi il partecipante può scrivere delle breve frasi o qualche rigo per far capire che ha compreso la questione che è stata posta e ne conosce i diversi aspetti, o anche delle domande con vero o falso. Non so, nel caso delle politiche sull'agricoltura sociale, chiedere se è vero o è sbagliato che l'agricoltura sociale è inserita nelle politiche sanitarie, no? E attraverso questo capiamo se il partecipante ha capito o meno, ha compreso quella parte del corso di formazione. Le domande vanno costruite in una maniera molto chiara e in modo che non siano né troppo semplici, quindi che la risposta sia ovvia in qualche caso, né troppo complicate, ma devono essere nella come dire, complessità giusta in relazione sia ai contenuti che abbiamo presentato sia alle persone che abbiamo di fronte, cioè non dobbiamo banalizzare i contenuti o rendere troppo complesso rispetto al livello di conoscenza che le persone avevano già prima su quell'argomento. Quindi un giusto equilibrio fra complessità e anche semplicità di presentazione della domanda. Vi ho inserito qui soltanto pochi materiali sulla valutazione della formazione, sono 2 documenti della FAO, è molto complesso trovare documenti che possano andare bene al nostro caso perché appunto ci occupiamo di formazione in un contesto molto specifico, quello dell'agricoltura sociale sul quale non ci sono molti materiali, ma non solo, stiamo parlando di una formazione che ha un obiettivo sì di apprendimento, ma soprattutto di creazione di rete, quindi è complicato trovare qualcosa che vada bene per tutti. Tra l'altro tutti i documenti che io vi propongo sono generalmente in inglese, invece molto probabilmente quando realizzerete l'attività anche a livello locale sarà utile per voi avere dei materiali nella vostra lingua per approfondire dei temi ma anche per presentare delle attività. Vi ripeto che questa parte è molto importante, quella della valutazione, che va considerata come parte da costruire quando si imposta la progettazione dell'attività e non è una parte da aggiungere dopo, perché essendo un'azione così complessa va inserita anche in più punti dell'attività formativa, ad esempio nei momenti in presenza nel nostro caso, e quindi è importante tenerne conto fin dall'inizio.